Ciao a tutti ragazzi, bentornati su questo nuovo video, sono come sempre con il nostro Eli. Ciao a tutti, bentornati. Spero stiate passando una buona settimana. L'altro video vi avevamo detto che eravamo tornati a top range su Bitcoin. Eravamo qua quando avevamo fatto il video, era martedì, eravamo proprio qua. Vi avevamo detto ragazzi, qua attenzione, non aprite nuovi long perché siamo in resistenza, aspettate il flip di Bitcoin, se no non toccate nulla. Infatti qua poi c'è stato un bel drop, stessa cosa ETH, vi avevo parlato di questa possibilità di un PO3 su ETH, quindi flip livello, deviazione, ripresa sotto. Qua anche Eli vi aveva detto che se perdavamo questo livello vi potevate posizionare al retest short, e infatti da qua volendo, cioè anche se non avete preso qua sopra ovviamente, qui ha perso il livello, ha fatto il retest e dal retest ha perso un 4%. Quindi sicuramente se avete visto questi video, cioè l'ultimo video, sicuramente non avete perso soldi, almeno. Cioè, o siete stati flat, o magari siete stati anche short, magari qualche soldo l'avete fatto. Però l'importante è che non abbiate perso soldi attualmente. Bitcoin, ora come ora, ha perso il range, in pratica, che avevamo formato. Qua, come l'altro giorno poteva essere una deviazione verso l'alto, oggi potrebbe essere una deviazione verso il basso. Come vedete, qua sta facendo una deviazione che se non dovesse perdere questo livello, quindi almeno che non iniziasse a far così, secondo me qua può ancora riprendere questo livello e fare un'ultima pompata e prendere tutta questa liquidità qua poi per fare la prossima mossa, secondo me adesso. La conferma sarà se qua riprende questo livello, lo riflippa, qua conferma, e sicuramente tutti questi altri li andrà a prendere. Quindi io ora come ora sono flat personalmente perché questo movimento non è ancora stato confermato. Però fate attenzione, io non mi metterei short qua. Mettersi short qua è abbastanza pericoloso perché, come dicevo, la possibilità di deviazione è ancora molto forte e il mercato ha ancora un volume molto basso per poter fare la prossima mossa, secondo me. Quindi questa deviazione tenetela d'occhio, dovesse riflippare questi low, quindi verso i 26.500 dovreste riprendere questo livello, potete posizionarvi long con stop al di sotto di questo livello qua, o semplicemente se dovesse riperdere poi il livello e iniziare a cioppare verso il basso, quindi lì in quel caso potete chiudere. Volevo dire un attimo due parole sul higher time frame e anche il motivo per cui ultimamente, almeno personalmente, sono stato molto inattivo su Twitter. Ehm, io quando ci sono delle condizioni che non mi aggradano, non forzo il mercato, cioè quindi sto molto tranquillo, rischio veramente poco, anche se prendo delle chiamate, delle robe, mi piace un coin. Sicuramente io in questo momento sto rischiando davvero, davvero molto poco a confronto di quando stavamo salendo verso qua. Come vedete ragazzi, qua il grafico è molto chiaro. Allora, io un giorno scrissi su Twitter, era quando eravamo in questa settimana, prima della prima pompata che fece Bitcoin, quindi verso i 17.000, scrissi: ragazzi, qua qualcosa sta cambiando sulla struttura di Bitcoin, ok? Io da quel momento, se vi ricordavate, io ero il re dei bears, continuavo a shortare, shortare, shortare. Ho shortato da quando eravamo più o meno qua, ho continuato praticamente a shortare tutto il tempo. Ogni volta che c'era un pump io shortavo, shortavo, shortavo. E fino anche qua io continuavo a shortare. Da qui in poi, come avete ben visto, i miei short sono diminuiti drasticamente. Non ho più shortato, ho avuto i miei trigger per dire: guardate ragazzi, per me qua è bullish la situazione. Questo qua è un lasso di tempo circa di 91 giorni in cui io ho alzato di molto size e ho preso tantissimi long, spot, altcoin, ho comprato tantissimo. Chi è stato nel gruppo sicuramente mi ha seguito e ha preso queste posizioni con me. Come vedete qua, allora, ci sono parti nella chart che vi dicono di fare attenzione. Io qua un giorno, che era quasi letteralmente al top, questo qua proprio scritto, ragazzi, qua fate attenzione e prendete profitto, perché se avete fatto tanti soldi
o comunque, cioè, siete molto in positivo, prendete profitti, perché se lasciate i profitti sul tavolo e non li assicurate, i profitti non sono profitti finché non li assicuri, ok? Quindi qua ho detto semplicemente prendete profitto. Io da qua ho preso i miei profitti, ho chiuso tutte le posizioni spot che magari potevo avere dal basso, o le posizioni in leva che avevo preso, magari avevo caricato da qua, più o meno, da questo punto qua, ok? Ho detto, boh, preso, mi sono tenuti i miei profitti e da quel momento in poi, ragazzi, ho iniziato a rischiare molto meno. Questo cosa mi ha permesso di poter salvare capitale per poi quando ci sarà il prossimo mercato positivo, perché qua come vedete tutto questo pezzo è stato facilissimo da tradare. Sono sicuro che tutti, a meno che voi ovviamente non abbiate shortato tutto il tempo, avete fatto soldi, sono sicuro, avete fatto soldi perché era molto facile da tradare, eccetera. Da quel momento in poi, quando ho scritto prendete profitti, da quel momento in poi il mercato è molto choppy, non c'è volume. Perché? Perché comunque abbiamo raggiunto un'area logica per cui la gente prende profitto. Molte volte la cosa più ovvia è quella che poi effettivamente succede. La gente pensa, complica, dice oddio no, vabbè, ma dai, secondo me sale ancora un po' lì, fa la mega deviazione sulla deviazione, entro la deviazione. Ma come vedete, ragazzi, cioè, qua il grafico parla molto chiaro, cioè questo qua è un'area in cui dovete prendere profitti e che dovete abbassare il rischio, perché non è questa l'area in cui rischiare molto. Dovesse scendere ancora il prezzo, tornare verso qua, prendere e rimbalzare, magari qua potete provare qualcosa. Dovesse tornare fino a qua invece, magari qua sarebbe un buon momento per tornare a rischiare bene, ok? Però ora come ora qua siamo sotto una resistenza davvero importante. Sì, magari la può flippare, può arrivare fino ai 35, quello che vuoi. Ma qui io personalmente, cioè è una cosa così scontata che a volte la gente non la pensa, dice no dai, non può essere così semplice. In realtà sì, è così, ed è così semplice. Infatti il mercato da quando ha raggiunto sta resistenza è stato molto brutto, cioè qua la price action è veramente molto brutta a confronto di come era prima. Cioè guardate qua quante volte, quanti super choppy, pump and dump. Non è un buon mercato. Ok, quindi a volte vi serve guardare i time frame più alti per capire effettivamente cosa volete fare col vostro portfolio, rischiare poco, rischiare tanto, eccetera. Spero vi sia servita questa piccola lezioncina Higher Time Frame. Passo la parola a te, Eli. Ok, tanto più o meno la penso uguale a te, non c'è molto da dire, alla fine quello che abbiamo detto già l'abbiamo detto l'altra volta. Ehm, per me qua, anche per me è molto clean la press action. Io come te faccio la stessa cosa, quando vedo che c'è indecisione, abbiamo poco volume, me ne sto bello tranquillo. E io di solito apro davvero tante posizioni, quando è il momento ne apro una marea in leva. Invece calcolate che nelle ultime settimane ne avrò aperte ma, davvero pochissime, una ogni 2 giorni, ogni 3 giorni. Io posso rimanere flat anche per 2 o 3 settimane volendo. Non devo essere per forza in gioco perché la priorità è sempre risparmiare capitale. Però ormai l'avete capito, ve l'abbiamo detto talmente tante volte che è sottinteso. Per me qua è semplice, ieri abbiamo fatto una pessima chiusura giornaliera, quindi io fin quanto rimaniamo sotto i 26,6, 26,9 sono bearish, semplice. Soltanto se flippiamo questo livello possiamo andare a riprendere prezzi più alti. Quindi non superando qui, non serve chissà che, non servono 100.000 indicatori, non serve nulla, basta una linea. Giornaliero bearish, 2 giorni bearish, 3 giorni bearish. Ok, ora avete visto che questa è la resistenza tosta, 26,6, 26,8, 27.000 dollari. Quindi se chiudiamo un giornaliero qui sopra possiamo andare a riprendere di nuovo 27,5, 28.000 dollari. Fino a quando non chiudiamo un giornaliero lì sopra io non vedo positività nel mercato, semplicissimo. Quindi come possiamo fare? O se volete provare uno scalp short vi posizionate a 26,7, provate giù e scendete con stop 27.000 dollari, cioè stop ridicolo, o se no aspettate i trigger se volete rischiare meno. I trigger sono questi: o il primo fa deviazione qui sopra e vi posizionate sul retest dei 26,7, 26,6, altrimenti il trigger long è semplicissimo. Se volete provare uno scalp long
io qui non mi sono posizionato, cosa voglio aspettare? Voglio aspettare una cosa del genere. Aspetto una deviazione qui in basso, quindi semplicemente, per esempio il prezzo fa così, scende qui sotto, mega sell off, wick, recupera sul 4 ore, retest qui in basso, mi posiziono qui, pam, espansione, possiamo andare a riprendere fino a sopra per esempio, con stop qui sotto, cioè quindi vi posizionate qui al retest in area 25.8. Questi sono i trigger, queste sono i trade con invalidazione più semplice che potete avere, puliti, dove alla fine è molto semplice individuarli. Però Bitcoin, fin quando rimaniamo sotto quel livello, è bearish, stop. Non c'è molto da dire qui. E settimanale bearish, sempre livello 27,5, 28.000 dollari, super resistenza. Mensile possiamo andare a ritestare tranquillamente i 23.000 e anche i 21.500, però lasciamo stare, non mi va di sparare numeri, vediamolo giorno dopo giorno. Alla fine io guardo i livelli, rimaniamo sotto il livello, sono bearish. Se dovessimo chiudere sopra quest'area qui, ok, torno di nuovo rialzista per provare ad andare a riprendere 28.500 che non abbiamo mai presi, questo livello qui. Flippiamo, chiudiamo un di sopra, possiamo andare a prendere questo. Non flippiamo, siamo bearish, semplicissimo. ETH la stessa cosa, uguale. ETH c'è una liquidity zone che vi avevo detto, eccola qua, ETH è questa. Se perdiamo questa liquidità io mi aspetto che andiamo molto in basso, tutto qui, semplicissimo, niente di... ETH lo sto lasciando un po' stare, non lo sto trovando più di tanto, non mi piace. Se per esempio vediamo le EMA, che ogni tanto li utilizzo, possiamo vedere che ETH Bitcoin l'ha persa, ma ETH la sta tenendo. Se perdiamo questo livello mi aspetto un mega wick, quindi il primo wick me lo aspetto a 1650. Perdiamo 1650 e andiamo a prendere quest'altra trend. Ve la faccio vedere qui. Ok? Ecco qua. Il giornaliero, che lo vediamo meglio. Forse molti si chiederanno che EMA utilizzo. No, queste qui non le faccio mai vedere. Però mo ve le faccio vedere, così in diretta vi faccio vedere qualcosa, se me le fa vedere. Ah no, questo qua l'ho bloccato. Va bene, poi al massimo ve le metto, le metterò su Twitter, dai. Strano, non mi fa aprire l'indicatore. Me l'ha bloccato. Vabbè. Ve le metto su Twitter comunque, le metterò qua, le utilizzo. Altcoin, poco da dire. Fate scalp, ma non più di tanto. Io non le sto neanche guardando più di tanto questi giorni. Una che stavo guardando era Musk, però può darsi che quando uscirà il video già ha fatto il movimento, perché questi sono scalp a time frame bassi. Per esempio questa è una bella configurazione. Andate a riprendere la trend. Allora, se perde la trend Musk qui, shortatelo, perché se perde questa trend andiamo a riprendere il livello qua in basso, sicuramente. Prima andiamo a prendere questo doppio minimo e poi andiamo a prendere quello. Fin quando la tiene possiamo provare uno scalp long se va a ritestare questo livello 3,86, 3,83, invalidazione 2%, per andare a prendere 4,20. Per il resto nulla da dire. SPX e Nasdaq pompati pompati, ma attenti perché secondo me siamo quasi al top. Alla fine Nvidia e il resto hanno pompato il mercato, però io non vedo nulla di positivo, anche perché molti parlano di recessione, anche il DAX, la borsa tedesca, borsa pompata di liquidità, ma mercato generale proprio pessimo, economia pessima della Germania al momento. Quindi io sicuramente cercherò degli short swing sullo stocks, al massimo poi ve li metto su Twitter, e quindi niente, nulla da dire. Io penso di aver finito. Non so se tu vuoi aggiungere qualcos'altro.
però. No, no, guarda, personalmente io sono molto sulla difensiva, esattamente come Sì, te. anche io. Sì, sì, Che sì, sì, quando è il uguale. nostro momento, puoi chiedere, potete chiedere anche a Eli, quando sono uguale a lui, anch'io do tipo 50 chiamate in un giorno magari, ma quando le condizioni non sono lì io preferisco tenermi i soldi, Sì. che ho lavorato duramente per avere, quindi me li tengo stretti stretti e non rischio nulla. Sì, al massimo faccio vedere solo il Nasdaq, semplicissimo così almeno per chi lo vuole vedere. Per esempio ieri siamo andati a ritestare questo livello qui. Ok, avevo scritto un post su Twitter, ho detto se mi perde questo livello che mi fa deviazione entrerò short, altrimenti no. Ieri è rimbalzato proprio su questo livello. Se mi dovesse perdere questo livello, quindi mi perde i 2 giorni, mi ritesta qua, mi metto short, perché scenderemo molto in basso, almeno qui sotto. Quindi questa è un po' la configurazione che ho. SPX sto seguendo questo pattern e avevo detto pure che perdamo questo, ero short, mi sono messo short, ho chiuso ieri il corto qui e forse mi posiziono short di nuovo in area 4186, 4180 in validazione 0,5%. Perdiamo la linea verde e andremo qui in basso, però più che altro è molto simile al Nasdaq. Secondo me siamo vicini al top delle borse americane. Non so tu come la pensi, ma secondo me devono ritracciare tra poco. Va buone, Yes. perfetto. Dai, allora ragazzi, vi auguro una buona continuazione. Spero che il video vi sia piaciuto e ci sentiamo settimana prossima o buttiamo un Sì, altro video lunedì. lunedì. Sì, sì, Perfetto. lunedì, dalle terme. Un abbraccio a tutti. Prima di Ciao andare in ragazzi. vacanza. Ciao ciao ciao. Ciao a tutti.